riaprirono l'inchiesta. Il procuratore Vincenzo Calia di Pavia, zona dove l'aereo è caduto. Aprirono l'inchiesta perché la novità era il rapporto di Mattei-Kennedy, era una novità assoluta. Indagò con molta serietà Vincenzo Calia, molta serietà. Io ho avuto l'onore di collaborarlo molto da vicino continuamente all'avanzamento dell'inchiesta e si accertò l'avvenuto sabotaggio. Si sono riesumati i corpi di Mattei e il nero Bertuzzi, che era il pilota, si sono trovate tracce di esplosivo, Compound 100, un esplosivo potentissimo. Si è accertato che l'esplosivo era stato messo sotto i comandi del carrello e si può fare attraverso il rotino, si infila la carica con una calamita e che l'aereo era stato portato dentro la notte della notte, tra il 25 e 26, è stato portato dentro l'hangar militare l'hangar della NATO militare, quello che vi dico in inchiesta, ed è stato sabotato dai servizi, l'ho scritto, e l'aereo, quando il pilota azionò la cloche per scendere, è andato in aria, è scoppiato, è esploso. Ebbene, questa inchiesta, che stava arrivando ai mandanti, già individuati, ma stava il magistrato acquisendo ulteriori elementi per le prove, è stata archiviata. Per cui tutti quelli che hanno scritto in questo periodo, è stata archivata il 2003, pensate, dicono che Mattei è morto, non si sa perché è morto, oppure alcuni dicono in un incidente, ed è una vergogna che una verità è stata occultata, perché Mattei non era il cagnolino, noi siamo un paese dove rispettiamo più i cani, sicuramente se uno abbandona un cane si becca anche una contravvenzione di parecchi soldi e forse un po' di galera gliela fanno fare, ma se ammazzano un uomo non succede niente, un paese indegno veramente, scusatemi. Viene archiviata l'inchiesta, e io riesco ad avere tutta l'inchiesta. E ho fatto un libro in 25 giorni lavorando notte e giorno, che è uscito con Editori Riuniti, si chiama Caso Mattei, un giallo italiano. Perché un giallo italiano? Perché alla fine è stata gestita dagli italiani, gestita dagli uomini che un'escalation di Mattei nella politica avrebbe decretato la loro fine politico-manageriale. E poi io ho messo in evidenza, e si mette in evidenza da una serie di documenti, un certo rapporto tra l'assassino di Kennedy e l'assassino di Mattei. A Catania c'era in quel giorno, Carlos Marcello, che è stato implicato nell'assassino di Kennedy. Il tutto converge nell'oligarchia britannica, converge sulla Permindex, controspionaggio inglese. Siamo sempre lì. Il centro del mondo della finanza è Londra. E quindi Mattei ha messo in difficoltà gli inglesi, Kennedy ha messo in difficoltà gli inglesi perché ha rotto i rapporti con l'oligarchia britannica ai fini finanziari, della politica, ha posto fine alla guerra in Corea senza manco interpellare gli inglesi. Quindi i difetti c'hanno, ecco, gli uomini della speranza, i due uomini della grande speranza, probabilmente, questo non ci sono prove, c'è un legame comune. Quindi Mattei è stato ucciso, anche se tutti quelli che hanno scritto libri, come Bruno Vesca, dico, è caduto per un incidente aereo. Lui chiese a questi capi delle 7 sorelle se poteva entrare a far parte anche l'Italia. Questo seccamente rispose no, ma voi cosa contate? Allora diceva bene, io mi ritengo libero, opero in tutto il mondo e quindi infatti così fece. Lui creava accordi con tutti i paesi del mondo, andava personalmente e stipulava accordi. E quindi hanno visto che gli italiani sono capaci di realizzare, di fare, hanno la volontà. Siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi
paurose. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia, e oggi il gruppo Eni è una grossa forza, è una grande impresa. Le scuole di Metanopoli preparano i tecnici destinati alle società del gruppo Eni. E dalla intensità di questa preparazione che dipende il buon successo delle ricerche e la possibilità di ricavare da un'eventuale ricchezza petrolifera una maggiore indipendenza per il nostro paese. L'Italia lavora in tutti i settori dell'industria. Nel nuovo Pignone l'azienda di Stato fabbrica le sonde che frugheranno il terreno della penisola fino a 5.000 metri di profondità. C'è un rapporto molto allarmato dei servizi americani che seguono Mattei, si allarmano per la politica di Mattei e si allarmano in modo particolare per l'influenza sempre maggiore che Mattei governo. Citiamo da uno dei documenti segreti. La limitazione del potere di Enrico Mattei a un ambito più ristretto e la riduzione delle sue possibilità di esercitare un'influenza illegale sul governo eliminerebbero un'importante minaccia alla stabilità dell'Italia. Citazione dal rapporto sull'inchiesta di Pavia. È infatti provato che a bordo dell'I-Snap si è verificata un'esplosione. L'esplosione si è verificata durante il volo e non in coincidenza o dopo l'impatto col suolo. Il serbatoio non sono esplosi, la bombola di ossigeno non è esplosa. I periti sostengono che la carica esplosiva fu applicata dietro il quadro strumenti nella cabina di pilotaggio ed esplose quando il pilota azionò la leva di comando del carrello. Per sistemare una simile carica ci vuole molto tempo e buone conoscenze tecniche. Inoltre l'aereo di Mattei era sorvegliato 24 ore su 24. Perché il nuovo padrone dell'Eni era il dottor Cefis, che faceva di nuovo la pace con le grandi compagnie petrolifere. Eugenio Cefis ruppe radicalmente con le visioni e le ambizioni di Mattei. Era un tipo fatto così, ci sono questi tipi con potere sulla segretezza, sul dominio. Come presidente dell'Eni, Cefis era un tipo inavvicinabile e temuto, l'esatto opposto di Mattei, che era vicino alla gente. E lui faceva l'agente segreto, recitava la parte dell'agente segreto, che era una cosa abbastanza alto, quasi 2 metri. Era un uomo altissimo, grande. Quando entrava al giorno tutti sapevano che era lui. Appunto lui aveva faceva queste robe per cui veniva a farsi le fotografie lui personalmente, perché non lo voleva affidare a nessun laboratorio. Se no riceveva la gente in automobile in aperta campagna per non essere spiato. Era uno molto simpatico.